Voi sapete come vanno forte le telenovelas, adesso la grande novità dopo i grandi telefilm americani hanno sfondato le telenovelas. Ebbene, adesso avremo con noi Veronica Castro. Veronica Castro, anche i ricchi piangono. Benvenuti in Storie dalla soffitta, cinema, tv, ricordi. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, ci vediamo in soffitta. Oggi parliamo di una donna che negli anni '80 entrava ogni giorno nelle case di milioni di italiani. Le telenovelas erano appuntamenti fissi, veri rituali pomeridiani, capaci di fermare il tempo davanti alla televisione. E lei era uno di quei volti che diventavano familiari, quasi di famiglia. Parliamo di una vera icona. Una donna che ha fatto piangere i ricchi, ma soprattutto ha fatto innamorare intere generazioni. La regina assoluta delle telenovelas. L'unica, l'inimitabile, Veronica Castro. Sotto quel tuo faccino sporco e questo tuo modo di vestire Già. si nasconde una gran bella ragazza. Cavolo. Veronica nasce a Città del Messico nel 1952 e cresce fino a diventare uno dei volti più amati e riconoscibili di tutto il panorama latinoamericano. Ha un viso dolce, quasi angelico, ma quello sguardo intenso, profondo, capace di catturarti in un secondo e non lasciarti più andare. E pensate che tutto inizia molto presto. Nel 1968, a soli 16 anni, Veronica prende una decisione che dice già tantissimo del suo carattere. Posa nuda per la rivista Caballero, una pubblicazione per soli uomini. Un gesto coraggioso, diretto, senza mezze misure. Non è il colpo di testa di una ragazzina, ma la scelta di una giovane donna che sa già cosa vuole. E Veronica vuole il centro della scena. Da lì in poi la carriera parte a razzo. Veronica Castro! Un piacere davvero rivederti. Bellissima, un vestito stupendo, elegantissimo. Nel 1969 arriva la prima telenovela, No creo en los hombres. Un titolo che sembra già raccontare il suo spirito indipendente. Negli anni 70 gira 15 film, ma è chiaro che il suo vero regno sarà la televisione. E poi, nel 1979, succede qualcosa di enorme. Anche i ricchi piangono. Un titolo che diventa leggenda. Una storia che fa il giro del mondo, un successo planetario che travolge tutto. E al centro c'è lei, Veronica Castro, capace di far piangere, sognare, soffrire e sperare milioni di spettatori. Va bene. Sì, accetto. Bene, alle 7:30 vengo a prendere. Ah, bene, mi troverà pronta. Appena vedrò apparire la sua macchina in fondo al viale, uscirò di casa correndole incontro, va bene? Grazie. Grazie perché? Beh, perché i miei miseri fiori le sono piaciuti. È chiaro. Zia Milù. Le sue disavventure amorose diventano le nostre. Le sue lacrime entrano nei salotti, il suo sorriso consola. Ed è così che nasce il mito. Negli anni '80 Veronica è ovunque. Messico, Argentina e naturalmente Italia, dove le sue telenovelas vengono seguite con passione incredibile. Qui da noi partecipa anche a Felicità, Dove sei, la prima telenovela italiana, dimostrando una cosa bellissima. Veronica parla italiano, si mette in gioco, entra davvero in sintonia con il nostro pubblico. Ecco, Veronica, lei è messicana, capisce l'italiano? Sì, sono messicana. Posso farle qualche domanda in italiano o preferisce che le parlo in inglese? No, in italiano, Lei così capisce lo imparo l'italiano. bene. Ecco, dunque, innanzitutto io vorrei che mi faceste un bellissimo primo piano. Guardate che occhi meravigliosi che ha la Veronica, sono veramente eccezionali. Arriva anche il film Angelino e il Papa, dove conquista con una dolcezza delicata, quasi timida. Ma nel 1987 torna a far battere forte il cuore di tutti con Rosa Selvaggia. E diciamolo, se non avete mai canticchiato Rosa, Rosa, la più bella rosa sei tu, allora un pezzetto degli anni '80 vi manca. Rosa salvaje. Porca vacca, che bella. E come se non bastasse, Veronica non è solo attrice. Ha inciso circa 30 album. 30. Cantante, attrice, conduttrice, una carriera completa, piena, costruita passo dopo passo. In Messico è stata anche la padrona di casa di 4 edizioni del Grande Fratello VIP, portando il suo carisma anche nel mondo dei reality. Quello che tutto sommato è più vicino alla tua personalità. Cioè, sei vicino a qualcuno di questi personaggi che hai fatto tu? Ogni tanto mi avvicino a quando faccio quella telenovela, sono più vicina a quel
posto. Però il tuo carattere... Ma dopo quando faccio un'altra, faccio la rosa selvaggia e faccio di selvaggia e mi sta bene. Ti immedesimi come un... Sì, sono selvaggia. E mentre la carriera vola altissima, anche la vita privata fa parlare. 2 figli da relazioni diverse. Cristian Castro, che diventerà una star della musica latina, e Michelle, che sceglie invece una vita più riservata, lontana dai riflettori. E poi gli amori, le passioni, le relazioni che hanno alimentato sogni, curiosità e copertine, mantenendo sempre viva l'attenzione del pubblico. Negli ultimi anni, quando qualcuno pensava che avesse già dato tutto, Veronica sorprende ancora. Nel 2018 torna con la serie Netflix La Casa de las Flores, dimostrando di essere assolutamente attuale. E nel 2022 è protagonista del film Quando sea joven, ricordando a tutti che, anche a 70 anni, Veronica Castro sa ancora rubare la scena con naturalezza, ironia ed eleganza. Che sì, alcune volte possiamo mettere una vera storia della vita in una telenovela sarebbe totalmente una tragedia. Veramente? Sì, però la telenovela finisce sempre bene. Quello, sì. Mentre la vita, la realtà non finisce quasi mai. Non è mai. No. Ed eccoci alla fine di questa puntata, ma solo per oggi. Se vi è piaciuta, lasciate un bel like, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e soprattutto iscrivetevi alla Soffitta di Pippo per restare sempre aggiornati sulle prossime storie. Qui celebriamo le icone che hanno fatto battere il cuore a intere generazioni. E se avete già in mente il nome della prossima protagonista, non tenetevelo per voi, scrivetelo nei commenti. Io vi leggo sempre. Ci vediamo presto nella Soffitta, perché fidatevi, il meglio deve ancora arrivare.